Quest'oggi parliamo di double thumb e lo facciamo prendendo come riferimento un video pubblicato di recente da Scott Devine di Scott's Bass Lessons. Penso lo conosciate tutti, Scott Devine, bassista britannico, grande divulgatore del basso elettrico. Ha dato vita a un canale YouTube con circa 1,5 milioni di iscritti che si chiama appunto Scott's Bass Lessons, e con lo stesso nome ha anche un portale su internet dove propone una gran quantità di percorsi didattici. Vi invito a visitare sia il canale YouTube che il suo sito internet. Ovviamente gli sto facendo pubblicità, ma lui non mi paga, ma insomma Scott Devine è una vera e propria istituzione mondiale del basso elettrico. Inizialmente, nelle mie intenzioni, questo video doveva essere una video reaction. Voi sapete meglio di me cos'è una video reaction. È quando si prende il video di un altro content creator, lo si manda in riproduzione e lo si esamina, lo si parla un po', si fanno delle considerazioni su ciò che questo video propone. Ecco, essendo il mio canale ancora molto piccolo e volendogli dare una certa longevità, voglio evitare di incorrere in problemi di copyright, per cui quello che farò è mostrarvi semplicemente l'inizio. Eccolo qui, il video si intitola How Does Victor Wooten Do This? Questo è il video, ovviamente poi vi lascio tutti i riferimenti in descrizione e vi racconto io cosa dice, anzi seguiremo proprio un po' il suo percorso. In sostanza lui propone un riff molto carino ed è poi il motivo che mi ha spinto a fare questo video, un riff forse più chitarristico che bassistico. Poi spiega un po' la tecnica per cominciare a padroneggiare il double thumb, poi spiega la meccanica del riff e poi racconta un po' il suo rapporto con lo slap, come lui nei primi anni non lo praticasse molto, ma poi piano piano ha cominciato a studiarlo e poi ha cominciato a padroneggiarlo, e poi dopo ha inserito nella tecnica anche il double thumb, e qui pure ha avuto delle difficoltà come del resto il sottoscritto, e dunque insomma racconta la sua esperienza sia con lo slap che con il double thumb. Io stesso, come dicevo, non sono assolutamente uno specialista e questo video in effetti è un po' il pretesto anche per me per studiare insieme a voi. Se ho capito bene, e credo di aver capito bene, il riff che suona Scott Devine non è di Victor Wooten, ma è inventato dallo stesso Scott, che lo usa come pretesto per spiegare il double thumb secondo l'impostazione, secondo l'approccio di Victor Wooten. Dunque, adesso intanto andiamo a suonare questo riff. Interessante, no? Come dicevo all'inizio, secondo me però questo riff è molto più chitarristico che non bassistico. Infatti, secondo me viene molto bene anche col plettro, sentite. Dico bene, è molto carino anche col plettro. Comunque, adesso, seguendo la stessa strada di Scott Devine, proviamo a capire un po' la tecnica base del double thumb. Come probabilmente molti di voi già sapranno, la principale differenza tra la tecnica slap tradizionale e il double thumb consiste nel fatto che nella tecnica tradizionale si va a colpire la corda e si rimbalza indietro. Questo accade perché dopo il colpo necessariamente il sistema composto da pollice, mano, polso e avambraccio deve avere una certa passività per poter appunto tornare indietro, sfruttando anche e soprattutto l'elasticità della corda che ci respinge indietro, consentendoci in questo modo di ricaricare il colpo successivo. Nel double thumb invece
utilizziamo il pollice in una maniera un po' più simile a quella di un plettro, anche se non è proprio esattamente così. Cioè, in pratica cosa accade? Che noi andiamo a colpire la corda, ma andiamo oltre la corda e andiamo ad appoggiarci sulla corda successiva, quella adiacente posizionata più in basso. In questo modo, a ben vedere, noi utilizziamo una tecnica molto simile a quella che utilizziamo nel fingerstyle. Nel nostro fingerstyle tradizionale, quello che utilizziamo il 99% delle volte in cui pizzichiamo la corda, che cosa facciamo? Andiamo a colpire la corda e andiamo ad adagiarci sulla corda adiacente posizionata più in alto, e questo a causa della direzione, no? del colpo, utilizzando il cosiddetto tocco appoggiato, quello che noi bassisti prendiamo così com'è dalla chitarra classica. Ebbene, nel double thumb accade una cosa molto simile, cioè per l'appunto noi colpiamo la corda, ma poi andiamo oltre e andiamo ad appoggiarci alla corda adiacente posizionata inferiormente, e questo, diciamo, è il nostro cosiddetto downstroke, cioè il colpo che facciamo andando verso il basso. Da questa posizione, con il pollice appoggiato sulla corda adiacente, prepariamo il cosiddetto upstroke, cioè il colpo verso l'alto. Questo in realtà dobbiamo pensarlo un po' come se fosse una sorta di strappata che il pollice fa sulla corda, appunto tornando verso l'alto. Eccolo qua. Quindi downstroke, upstroke, downstroke, upstroke. La porzione di dito che va a colpire la corda in entrambe le direzioni dipende un po' anche dalla forma del dito di ciascuno di noi e anche dal movimento che facciamo. In generale io ho visto che musicisti come Victor Wooten utilizzano un po' tutta la falange, cioè dalla punta del dito fino addirittura all'articolazione. E il movimento che compie la mano in realtà è un movimento di tutto il braccio, e più che rotatorio non è tanto questo, ma più un movimento, diciamo, che segue una linea retta, per così dire. Noi ci muoviamo dall'alto verso il basso in modo obliquo verso lo strumento per andare a colpire la corda nel downstroke, mentre nell'upstroke facciamo il percorso inverso, quindi torniamo verso l'alto, però obliquamente allontanandoci dallo strumento. Questo è un po' quello che io ho osservato guardando alcuni musicisti che praticano questa tecnica. In realtà chiaramente dobbiamo personalizzarla in base a quelle che sono le nostre esigenze e soprattutto, diciamo, la nostra forma fisica e il nostro rapporto con lo strumento. Per iniziare a praticare il double thumb, il buon Scott Devine ci dà un'indicazione piuttosto valida, cioè quella di accantonare momentaneamente l'upstroke, cioè il colpo verso l'alto, e concentrarci esclusivamente invece sul downstroke, il colpo verso il basso, perché in questo modo, una volta che avremo un buon controllo del colpo verso il basso, sarà molto più facile controllare anche il colpo verso l'alto. Per fare questo ci eserciteremo con il metronomo a 60 bpm. Io sto usando un basso a 5 corde, ma chiaramente ci concentriamo sulle 4 corde del basso tradizionale, e appunto per il momento accantoniamo anche le corde a vuoto, che sono di più difficile controllo. Andiamo. Ecco, una cosa che non ho detto: quando andiamo a colpire il Sol, non essendoci un'altra corda posizionata più in basso,
come fine corsa utilizzeremo il battipenna, il corpo stesso del basso. Questo esercizio va fatto molto a lungo, cercando di controllare bene i colpi e poi velocizzando gradualmente il metronomo. A questo punto Scott Devine suggerisce di cominciare ad inserire l'upstroke facendo degli esercizi per esempio in ottavi nei quali ogni tanto si va ad inserire direttamente l'upstroke. Ecco, su questo io invece mi trovo un pochino meno d'accordo. Personalmente suggerirei invece di fare un esercizio simile a quello che abbiamo fatto adesso, però dedicato invece all'upstroke. Dunque, in questo modo. Eccetera. Poi metteremo insieme le due cose. E veniamo alla spiegazione del riff. Prima di tutto però una considerazione generale importantissima. Il riff è in sedicesimi, il che significa che per ogni tempo della misura abbiamo 4 suddivisioni, 1, 2, 3, 4. Il che comporta perciò che le note che capitano sul primo e sul terzo sedicesimo vengono suonate col downstroke, cioè col pollice in giù, mentre le note che si trovano sul secondo e sul quarto sedicesimo vengono suonate con l'upstroke, cioè con il pollice in su. Questo ovviamente al netto di quelle note che si trovano a essere legate con lo slide oppure con l'hammer, che evidentemente vengono perciò pronunciate dalla mano sinistra. La tonalità del riff è Mi maggiore, anche se in questo caso ci troviamo in un contesto blues e sappiamo che nei contesti blues le tonalità maggiori e minori tendono un po' a sfumare le une nelle altre, ma in questo caso la tonalità è chiaramente maggiore perché c'è una evidente presenza della nota sol diesis, cioè la terza maggiore della tonalità di Mi. Però questo sol diesis viene sempre raggiunto passando prima per il sol naturale e questo appunto contribuisce a caratterizzare questa nuance blues del riff, che però viene sottolineata anche dalla presenza del re naturale, cioè la settima minore di Mi, e anche questo re naturale viene raggiunto quasi sempre passando prima per il do diesis. Ora seguitemi bene, per apprendere al meglio questo riff comprendendone il più possibile il senso musicale dobbiamo andare ad identificare il nucleo base di questo riff, che è composto da una sola misura, e poi modificando opportunamente alcune note andare a sviluppare l'intero riff. Dunque, il nucleo base di una sola misura è questo: 3 qua, 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua. Tradotto in fingerstyle e al netto delle ghost note che vanno ad occupare tutti i sedicesimi non interessati da note reali, abbiamo questo: 3 qua, 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua. Cioè in pratica abbiamo sol naturale e sol diesis che occupano il primo e il secondo sedicesimo dell'1 e poi abbiamo il Mi naturale che occupa il quarto sedicesimo dell'1. Tra l'altro stavo dimenticando di dire che il sol diesis precedente si suona tramite
un hammer on oppure uno slide provenendo dal sol naturale iniziale. Perciò 3 qua, 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua. Poi nel secondo tempo della misura abbiamo i primi 3 sedicesimi vuoti e sul quarto sedicesimo del 2 abbiamo un do diesis. Poi sul battere del 3 abbiamo un re che però viene suonato legato dal do diesis o con uno slide oppure con un hammer. Perciò abbiamo 1, 2, 1, 2. Subito dopo abbiamo ancora un re che si trova sul secondo sedicesimo del 3 e poi sul terzo sedicesimo del 3, cioè sul levare di ottavo, abbiamo do diesis. Perciò 1, 2, 3. 1, 2. E poi per finire sul battere del 4 abbiamo ancora re naturale e poi sul levare di ottavo del 4 abbiamo mi. Perciò tutto insieme e anche con tutte le ghost, però sempre suonato in fingerstyle, abbiamo 3 qua, bene, ora dobbiamo applicare il double thumb alle note che abbiamo appena visto e faremo così: 3 qua, cioè in pratica suoniamo il sol naturale con un downstroke e poi andiamo a legare il sol diesis con un hammer on oppure con uno slide. Dopodiché abbiamo il mi che suoniamo con un upstroke perché si trova sul quarto sedicesimo dell'1 e abbiamo visto come le note che si trovano sul secondo e sul quarto sedicesimo di un tempo vengono suonate con l'upstroke. Perciò di nuovo 3 qua. A seguire abbiamo, cioè in pratica abbiamo do diesis che si trova sul quarto sedicesimo del 2, che si suona perciò con l'upstroke, a cui è legato il re, e lo suoniamo anche qui o con uno slide o con un hammer on. Questo re cade sul battere del 3 ed è seguito da un altro re che si trova sul secondo sedicesimo del 3 e che viene suonato anche questo con l'upstroke. Perciò abbiamo 1, 2, 1, 2. Dopodiché abbiamo di nuovo un do diesis che si trova sul terzo sedicesimo del 3, cioè in levare di ottavo, e viene perciò suonato con un downstroke. Perciò abbiamo 1, 2, 1, 2. Infine abbiamo re e mi che si trovano rispettivamente sul battere e sul levare di ottavo del 4 e perciò vengono suonati entrambi con il downstroke. Perciò abbiamo 1, 2, 1, 2. Tutto insieme sarà 3 qua. A queste note ovviamente vanno interpolate opportunamente le ghost e perciò avremo 3 qua, bene, ora che conosciamo questa cellula base di una misura e che si compone di queste note so, sol, mi, do, re, mi, so, sol, mi, do, re, mi, dove
I primi due Sol sono Sol naturale e Sol diesis, poi a seguire abbiamo Mi, poi Do diesis, Re, Do diesis, Re e Mi. Ecco, ora che conosciamo questa cellula base, andiamo a modificarne opportunamente alcune note per andare a sviluppare il riff su 4 misure. E dunque, nella prima misura andiamo a sostituire il Sol e il Sol diesis con Re e Mi. Perciò invece di avere So, Sol, Mi, avremo Re, Mi, Mi. E perciò questa prima misura con il double thumb suonerà 3 qua, la seconda misura invece parte come la cellula base che già conosciamo, però invece di avere Do, Re, Do, Re, Mi, avremo Do, Re, Do, Si, La. Perciò avremo 3 qua, le prime due misure perciò messe insieme suoneranno in questo modo: 3 qua, nella terza misura abbiamo una cellula che in sostanza è uguale alla cellula base, con un'unica differenza, che invece di avere Sol e Sol diesis a questa ottava, abbiamo Sol e Sol diesis all'ottava inferiore, ma per il resto rimane tutto uguale. Perciò avremo, suonato in fingerstyle per capirci, 3 qua, perciò So, Sol, Mi, Do, Do, Re, Mi. Con il double thumb 3 qua, le prime 3 misure perciò suonano in questo modo: 3 qua, la quarta misura è quella dove probabilmente abbiamo la variazione più evidente. Questa misura inizia come la cellula base, cioè abbiamo So, Sol, Mi, e poi ci spostiamo sull'11° e sul 12° tasto per suonare Do, Re, Do, Si, La. In effetti questa porzione del riff è ritmicamente identico a questa Do, Do, Re, Mi, solo che Do, Re, Do viene suonato un'ottava sopra, Do, Re, Do, e poi invece di avere Re, Mi abbiamo Si e La, quindi Do, Re, Do, Si, La. Dunque Do diesis sull'11° tasto della corda Re, poi abbiamo Re sul 12° e poi Si sul nono e La sul settimo. Questa quarta misura suonata in double thumb sarà così: 3 qua, tutte e 4 le misure insieme perciò suoneranno così: 3 qua, Bene, questo video dedicato al double thumb termina qui. Spero che questa sorta di video reaction sia pure
in diretta su un video pubblicato da un grande e importante canale come quello di Scott Devine sia stato di vostro gradimento. Anzi, se vi va, scrivetemi nei commenti se secondo voi vale la pena replicare o addirittura dare vita a un vero e proprio nuovo format sul canale dedicato alle reaction, ovviamente facendo tutto ancora meglio. Mi raccomando, oltre a commentare, lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Se poi volete fare ancora qualcosa in più per supportare questo progetto di divulgazione musicale, potete farlo offrendomi un caffè tramite i super grazie qui sotto. In descrizione vi lascio il link al video originale di Scott Devine, il link al suo canale e anche il link ad un video nel quale Victor Wooten illustra i rudimenti base della sua tecnica double thumb. Qui di lato vi lascio invece il link al video nel quale ho parlato di tecnica slap qualche tempo fa. Grazie per aver guardato anche questo video fino alla fine e ci vediamo al prossimo. A presto, ciao ciao!